Bentornati a tutti quanti. Dopo aver visto come decorare le conchiglie con le perline, vi lascio il link qua sopra, e come colorarle vi lascio il link qua sopra. Ora dobbiamo fare un passo indietro prima di passare a parlare dei sassi. Allora, dove troviamo conchiglie e sassi? Conchiglie e sassi si trovano in natura, le conchiglie al mare, i sassi li trovate lungo le rive dei fiumi, dei laghi, in giro, insomma, in natura. Ma non solo, li vendono. Come vedete, i sassi sono nella retina, li ho comprati per sistemare un vialetto di un giardino. Oppure anche le conchiglie si vendono nei negozi di bricolage, nei negozi del fai da te, anche i sassi, e anche online. Ma c'è una terza possibilità. Potete, per esempio queste, che sono delle vongole, quando andate al ristorante mangiate spaghetti e vongole, oppure in questo caso degli amici miei, perché io non le mangio, mangiano le ostriche o mangiano non so come si chiama, insomma, gli antipasti con il pesce che hanno le conchiglie tipo queste. Potete chiedere al ristoratore se per cortesia vi fa un pacchettino, anche senza lavarle, poi ci pensate voi, dei gusci delle conchiglie. Devo dire la verità che ho sempre trovato persone molto disponibili, non solo me le hanno tenute da parte, ma me le hanno anche lavate. Allora, a proposito dei sassi, invece, come vi ho detto, potete trovarli in natura, ma potete anche acquistarli. Questo è un pacchettino, vedete, costa 2 euro. Ovviamente ci sono anche di diversi colori, non sono solo bianchi, li trovate un po' di tutte le tipologie. Perché dico anche eventualmente comprarli? Perché dobbiamo parlare di come vengono raccolti, di come è meglio raccoglierli. Allora, anzitutto guanti. Quando siete in natura e andate a raccogliere, a premessa, aperta parentesi, dove si possono raccogliere, mi raccomando, ci sono spiagge, per esempio, dove non solo le conchiglie ma anche i sassi non possono essere raccolti, per cui informatevi un attimo prima, evitiamo di andare in galera per così poco galera, insomma, per prendere multe per così poco. Per sicurezza utilizzate guanti, così evitate il contatto diretto con delle cose che sono state nella natura selvaggia. Ci sono animali e voi avete magari un taglio sulle mani, un'abrasione oppure semplicemente il contatto, potete venire in contatto con batteri, virus lasciati da animali che hanno fatto i propri bisogni sopra o che ci sono passati, insomma. Evitiamo queste cose. Quando bastano un paio di guantini, le prendete, le mettete in un sacchettino e poi cosa fare? A casa, prima cosa, vanno raschiati, va bene un pulisciunghie, come si chiama questo oggettino? Vabbè, con un raschietto levate tutto lo sporco, le lavate acqua, detersivo con per i piatti e raschiate via tutte le impurità. Le sciacquate, poi per essere più tranquilli, acqua, un po' di candeggina, come se dovesse sbiancarle, e lasciate mezz'oretta, basta. Poi si sciacquano, si lasciano ad asciugare, perché per qualsiasi lavorazione devono essere poi asciutte, sia le conchiglie che i sassi, ripeto, e potete lavorare con una certa tranquillità. Ovvio, nel momento in cui fate le ricerche, se avete già un'idea del lavoro che volete fare,
andate con un occhio più critico nella selezione quando raccogliete i pezzi. Ve lo dico in particolar modo per i sassi che pesano. Quindi se avete le idee un po' più chiare, voglio fare una certa cosa, ho bisogno di pezzi di quella dimensione, lascio stare quello che in quel momento non mi serve. Allora, diciamo che la base è, mi raccomando, tutte le cose trovate in natura, consideratele infette a priori, così vi comporterete in tutta tranquillità. E basta. E prossimamente vediamo come un altro tipo di lavorazione con le conchiglie e con i sassi. Facciamo ancora una lavorazione simpatica con le conchiglie e poi partiamo con il tutorial dei sassi. Buon divertimento!